Bene, allora come vedi ho pulito tutta l'area della griglia, c'era contenuto. Così si può iniziare. Turno 1, proviamo. Di sistemarlo. Se in quel giorno hai bisogno di usare 2 turni, completi anche la seconda riga, se no la puoi lasciare vuota. Se tu sai che c'è bisogno di un secondo turno, si compila e così andiamo avanti per tutti i giorni del mese. Tornando all'orario, partendo da una riga vuota, con la convalida dati scegliamo il turno assegnato al primo dipendente o al secondo. Okay. In caso di aver programmato secondo turno nello stesso giorno, selezioniamo anche la seconda riga. Oppure se tu sai che sempre hanno gli stessi turni, puoi già selezionare qua per ogni dipendente turno quale sai che lo assegni. In questo modo ho fatto perché per dire se devono fare cambio dei turni a un certo momento potresti semplicemente girare la convalida dati, così anche il dipendente 2 può fare turno 1, oppure se sono di più dipendenti sullo stesso turno con le stesse mansioni. Sì? E puoi anche combinare il secondo turno in modo diverso. Hai un turno principale della giornata e un secondo turno in caso di bisogno. Per cambiare gli orari dei turni, come ti ho detto, sotto la griglia di orario puoi intervenire in orario di entrata e di uscita, come ti ho fatto vedere, ad esempio qua, al posto di 10 se metti 5, esce alle 15, cambia i valori. Okay. Cosa ho cambiato ancora? Come ti ho detto, ti ho fatto un layout di pagina, una pagina per larghezza e una per altezza, selezionando come area di stampa questa parte della griglia turni è inclusa la leggenda di sotto. Questa l'ho programmato come area di stampa, programmata di qua. In questo momento, guardando anteprima di stampa, sarà così. Ho cambiato anche la formula dei totali. Ti prego di verificarla di nuovo come ti sembra a te meglio possibile per vedere se tutto funziona in modo corretto. Avevo visto qualche sbaglio, così ho inserito un'altra formula. Sì? Fammi sapere, ma prima di iniziare ti prego di fare tutti i controlli necessari. Buon lavoro.